Ciao a tutti e benvenuti su Mintitaro. Oggi esploriamo le energie del mese di giugno 2022 con oltre tarocchi, i tarocchi celtici e l'oracolo degli alberi che ci darà un consiglio su come meglio approcciare questo mese. Come sempre abbiamo tre varianti fra cui scegliere, la prima con l'opale bianco, la seconda con l'ametista viola e la terza con il quarzo rosa. Potete fermare il video per scegliere con calma la pietra, la variante che più vi comunica e poi saltare il video fino alla parte che la descrive. E noi ci vediamo dopo. Ciao! E iniziamo con la prima variante, quella dell'opale bianco, e vediamo subito l'energia del mese di giugno con i tarocchi celtici. E abbiamo la pianta del sorbo nella sua versione estiva. Questo mazzo parla di usa la simbologia celtica e quindi le varie piante care ai Celti dal punto di vista soprattutto esoterico vengono associate alle carte di questo mazzo. In questo caso abbiamo appunto la pianta del sorbo, che era considerata una pianta magica, usata anche per la divinazione, ed è associata all'estate. È una carta che parla di leggerezza, di frivolezza, di vita sociale, di un periodo frizzante, di rilassamento, appunto come noi di solito associamo il periodo estivo, no? A questa leggerezza nella nostra vita, anche a livello sentimentale o a livello sociale si parla di incontri che però non sono necessariamente impegnativi o che comunque possano creare dei legami di lungo periodo. E vediamo la carta dei tarocchi associata ed è il 4 di spade. Beh, questo è interessante appunto perché il 4 di spade solitamente viene associato a una pausa rigeneratrice, perché appunto dopo il 3 di spade, che è una carta pesante, si ha bisogno di riposo, di ricaricare le batterie, di rilassarsi, di fermare un attimo anche l'attività mentale, no? Dei pensieri, appunto perché è la carta delle spade, quindi legata all'elemento aria. Quindi in generale l'energia per voi che avete scelto questa variante nel mese di giugno proprio è un'energia di leggerezza, di rilassamento, di svago. Molto bello. Adesso vediamo la prima parte del mese, che carte vede. Abbiamo la torre in apertura, il 6 di denari, il 6 di bastoni. Questo è l'inizio del mese. Poi a metà mese abbiamo il 5 di denari, il 4 di denari e la carta del mago. E a fine mese abbiamo il 3 di denari, il 7 di denari e la carta del re di bastoni. Beh, veramente interessante perché abbiamo molte carte di denari, quindi è un mese che è all'insegna della ricerca di risultati concreti, di stabilità, dove l'elemento, diciamo, anche finanziario ha la sua importanza. Il mese di giugno inizia con la torre, il che indica un fatto imprevisto, non necessariamente negativo, anzi, in quanto seguita dalla carta del 6 di denari e dal 6 di bastoni, indica un evento appunto non preventivato che però porta un equilibrio dal punto di vista soprattutto, lo vedo, materiale, lavorativo, perché appunto è seguita da 2-6 che indica l'ottenimento di un equilibrio e sono legati
all'elemento terreno dei pentacoli e lavorativo energetico dei bastoni. Addirittura il 6 di bastoni indica proprio anche riconoscimenti, anche vittoria. Il 6 di denari indica un equilibrio finanziario, ma anche un aiuto probabilmente da parte di qualcuno. Quindi comunque direi che per la maggior parte di voi il mese di giugno si apre con un aiuto inaspettato che porta una ventata di ossigeno, di equilibrio, soprattutto sul piano pratico della vostra esistenza, sul piano materiale. Vi darà appunto un senso di fierezza, di soddisfazione anche per il vostro operato personale, perché il 6 di bastoni appunto è un elemento, è una carta di vittoria, di compiacimento, di riconoscimento anche da parte di altri. A metà mese la questione di nuovo finanziaria è al centro della vostra vita, perché abbiamo un 5 seguito da un 4 di denari che indica proprio la necessità di risparmiare. Ci sono appunto comunque evidentemente delle uscite di denaro che appunto vi obbligano a stare attenti a come gestite il vostro denaro. Siete alla ricerca di una stabilità finanziaria perché avete un progetto, un desiderio, un obiettivo da perseguire. La carta del mago indica proprio questa volontà da parte vostra di perseguire un obiettivo, di manifestare qualcosa a cui tenete. E questo per me e questo necessita appunto di mettere da parte mettere da parte delle risorse, cercare una stabilità a livello materiale per permettere appunto il vostro desiderio di essere concretizzato, di essere manifestato. Alla fine del mese vedo una collaborazione che può portare a dei risultati, soprattutto nel lungo termine, perché c'è il 3 di denari che indica una collaborazione e il 7 di denari che indica un'attesa, quindi un lavoro per far crescere i frutti sull'albero, quindi un lavoro che può richiedere appunto del tempo. Voi siete in questo caso rappresentati dalla carta del re di bastoni, quindi avete uno spirito molto da imprenditore quasi, no? Perché solitamente è un po' il rappresentante dell'imprenditore, dell'imprenditore innovatore, di colui che ha delle idee che vuole porre in pratica. E quindi è un mese, devo dire, molto attivo, con vari progetti che necessitano lavoro, che necessitano collaborazione e aiuto concreto anche da altre persone. Sono comunque una collaborazione fruttuosa che però chiaramente, evidentemente il vostro obiettivo è abbastanza di lungo periodo, quindi necessita un lavoro che continuerà nei mesi successivi. La carta del sorbo del 4 di spade indica che però dovete un attimo rallentare i ritmi, perché vi vedo molto attivi. Potrebbe appunto
portarvi anche a una fatica fisica e mentale nel lungo periodo. Quindi le carte vi stanno suggerendo comunque di prendervi le vostre pause, i vostri ritmi, di non eccedere in questa attività, anche se vedo che è proprio molto, molto cara a voi. Dal punto di vista lavorativo, questa stesa è proprio incentrata soprattutto sul lavoro, perché ci sono molte carte di denari e di bastoni. Direi praticamente sono tutte di denari e di bastoni, a parte due arcani maggiori. E quindi c'è fin dall'inizio del mese una necessità di trovare un equilibrio anche dal punto di vista materiale delle risorse per portare avanti un vostro progetto a cui tenete. La carta del mago comunque è molto buona perché indica che avete le competenze e riuscirete anche a trovare le risorse materiali, simboleggiate appunto dal 4 di denari, per concretizzare il vostro progetto lavorativo, però appunto a fine mese vi renderete conto che potrete portare avanti il vostro progetto soltanto grazie alla collaborazione con altre persone e che ci vorrà un po' di tempo, non sarà un progetto di breve periodo. Comunque io vi vedo molto entusiasti con il re di bastoni, molto capaci, avete la capacità di condurre tutte le attività necessarie per portare in porto il vostro obiettivo, il vostro sogno. Quindi sicuramente è un mese molto produttivo dal punto di vista lavorativo, anche per voi ovviamente che pensate soprattutto al lavoro, avete necessità comunque di una pausa perché queste due carte sono molto esplicite a riguardo, cioè prendete le cose più alla leggera, cercate di rilassarvi un attimo, di fare delle pause col 4 di spade perché altrimenti rischiate di stancarvi nel vostro percorso. Dal punto di vista sentimentale, se siete single, non vedo relazioni particolarmente importanti. Sicuramente ci sono attività con altre persone, con il 3 di denari. Qui può indicare appunto che magari avrete degli incontri questo mese, però appunto un po' sicuramente piacevoli, però non necessariamente che porteranno a relazioni di lungo periodo. Se siete invece già in una coppia stabile, ci saranno appunto dei progetti a livello pratico da portare avanti che necessiteranno una forte collaborazione con il vostro partner che sarà di lungo periodo. Anche qui prendete le cose alla leggera, non vi spingete più di tanto perché sennò rischiate veramente di stancarvi a giugno. Quindi secondo me tutti voi che avete scelto questa stesa avete preso questo mese per lavorare su un obiettivo concreto, importante per voi e lavorerete alacremente su questo. Adesso vediamo il consiglio dell'oracolo degli alberi e abbiamo l'albero della vita. Beh, questa è una bellissima carta che appunto ha come simbolo l'albero della vita, che è quello che in molte culture viene considerato come l'albero della creazione, l'albero dei frutti, e quindi è
come dire, un simbolo di fioritura, di successo, di frutti che si possono cogliere. Tra l'altro è un albero di rigenerazione, di rinascita, di rinnovamento, tanto è vero che è in questa carta associato alla farfalla, no? Che è il simbolo della trasformazione interna ed esterna, di rinascita, di trasmutazione. Quindi ehm, il consiglio di questa carta è: otterrete i vostri frutti lavorandoci ovviamente, quindi ehm, continuate nel vostro lavoro, però appunto scegliendo bene che cosa volete manifestare, perché si manifesterà nella vostra vita. È un bellissimo presagio, mettiamola così, un simbolo di rinascita, i cui semi vengono piantati in questo mese. È bellissimo, quindi continuate così, prendetela però un pochino più calma, ecco. Se vi è piaciuto il video, vi è stata utile questa lettura, vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi, e noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quella dell'ametista viola, e vediamo subito le energie del mese di giugno con i tarocchi celtici. E abbiamo Smertrios. Questo è un dio celtico che corrisponde al Marte degli antichi romani. È un po' diverso perché Marte è legato alla guerra. Smertrios è più legato a una lotta con se stessi, mettiamola così. Viene raffigurato appunto nell'atto di dominare un serpente che rappresenta il nostro istinto. Quindi è il simbolo dell'autocontrollo, della nostra forza di volontà per conseguire degli obiettivi di tipo morale, di tipo pratico, attraverso appunto il nostro autocontrollo, la nostra determinazione. Quindi un po' una lotta con noi stessi, mettiamola, contro il nostro, contro le nostre abitudini, contro le nostre debolezze o quelle che reputiamo tali, che magari ci sviano dai nostri obiettivi. Vediamo la carta dei tarocchi corrispondente e abbiamo il matto. Il matto indica un nuovo cammino, una nuova avventura, un salto che stiamo facendo appunto oltre la zona conosciuta, e che evidentemente in questo mese di giugno necessiterà una forte disciplina, un nuovo progetto, qualcosa di nuovo che arriva nella nostra vita, che però ci porrà di fronte a, come dire, la necessità di esercitare una certa autodisciplina. Per ora posso dire questo. Adesso vediamo i dettagli con i tarocchi, e il mese inizia con il 6 di spade, l'asso di denari, il cavaliere di bastoni. Poi a metà mese abbiamo il 2 di bastoni, il 7 di bastoni e la carta della forza. Interessante. E poi il mese finisce con l'8 di bastoni, il cavaliere di coppe e il 4 di bastoni. C'è tanta energia in questo mese di giugno,
perché appunto c'è una predominanza di bastoni che sono legati all'elemento del fuoco, quindi attività, energia, entusiasmo, forza interiore. È interessante perché la carta della forza è un po' corrispondente alla carta di Smetrios perché appunto indica l'autocontrollo, no? La ragazza sta cercando di domare i propri istinti, il proprio subconscio, i propri impulsi ancestrali. È un po' appunto la forza morale che prevale sulla forza istintiva, la forza fisica. Dunque, all'inizio del mese vedo una nuova opportunità molto interessante a cui andate incontro in modo veramente entusiasta. Vedete, c'è questo asso di denari che indica appunto un inizio, un'opportunità concreta sulla vostra via e voi state andando incontro a questa mano che vi offre questa opportunità su un bellissimo cavallo al galoppo. Ed è un'opportunità che vi permette di andare verso una situazione più tranquilla, di lasciare alle spalle una situazione un po' turbolenta, perché c'è il 6 di spade che indica proprio questo attraversamento delle acque, un po' parlando come l'oracolo dei Ching, dove appunto si lasciano alle spalle delle acque turbolente per andare verso acque più calme. Quindi l'inizio del mese si apre proprio con una bella opportunità che riuscirete a cogliere e che vi permetterà appunto di ottenere una situazione, di entrare in una situazione molto più soddisfacente rispetto al mese precedente. A metà mese avrete delle scelte da fare, vi troverete appunto in una situazione di pianificazione. C'è questa opportunità, no, dell'asso di denari che si presenta all'inizio del mese e che vi permetterà appunto di creare appunto un progetto nuovo, un'attività nuova che però implica delle decisioni da prendere, implica una pianificazione accurata con il 2 di bastoni e anche porre in essere delle strategie per far sì che il vostro obiettivo, la vostra ambizione si realizzi, perché il 7 di bastoni è un po' una carta di difesa, no? Vedete, c'è questa persona in cima a un poggio che si difende dai bastoni sotto, quindi necessiterete una pianificazione accurata per evitare possibili problemi. Ne avete appunto le qualità perché la carta della forza è una carta appunto di forza interiore, nel senso che riuscite nel vostro intento, però appunto dovrete come dire, autodisciplinarvi. Evidentemente questa pianificazione, questa porre in essere delle attività che vi permettono di raggiungere i vostri obiettivi necessiteranno tanto lavoro e dovrete autodisciplinarvi, dovrete avere molta determinazione. Che però sarà estremamente proficua perché io vedo a fine mese motivo di festeggiamento. Abbiamo il 4 di bastoni che indica proprio celebrazione, festeggiamento. Perché? Perché voi siete rappresentati dal Cavaliere di Coppe che va appunto verso questo festeggiamento in maniera anche abbastanza veloce. Ci sono appunto dei risultati che arrivano a fine mese come conseguenza di quello che avete fatto durante il mese e vi permetterà appunto di festeggiare perché saranno dei risultati tangibili.
il cavaliere di coppe è una energia che va verso ciò che piace, quindi voi state lavorando per qualcosa che è in linea con le vostre corde e questo vi permetterà appunto di concretizzare dei risultati anche nel breve periodo, già a fine mese. È un qualcosa appunto di nuovo in un'attività che magari può sembrare un po' rischiosa, visto che abbiamo la carta del matto, però voi non vi fate grossi problemi. La carta del cavaliere è una carta di eh, energia che non ha paura, che neanche si prefigge la paura, nel senso che il vostro entusiasmo è talmente ampio, talmente grande che neanche li vedete gli ostacoli davanti a voi. Quindi siete proprio in un grande momento. È una stesa rivolta soprattutto al mondo lavorativo, perché ci sono appunto tanti bastoni, quindi sicuramente a livello lavorativo avete una nuova attività, un nuovo progetto che è estremamente ambizioso, che vi permette di lasciare un momento difficile alle spalle. Dovrete lavorare molto, con molta autodisciplina, soprattutto a metà mese, dovrete pianificare accuratamente i vostri passi, dovrete magari difendervi da alcuni competitori, dalla concorrenza, se siete liberi imprenditori, se siete in un lavoro, magari dovrete fare in modo di, come dire, far valere le vostre qualità, sui vostri colleghi, però a fine mese la vostra determinazione, la vostra perseveranza, il vostro autocontrollo, avrà, sicuramente, un risultato, tangibile che vi permetterà di festeggiare con il 4 di bastoni. Quindi a livello lavorativo sicuramente è una bellissima stesa, a livello sentimentale, se siete single, ci può essere appunto un cavaliere di bastoni, cioè una persona nuova nella vostra vita con cui iniziare una storia concreta con il lasso di denari. A metà mese ci sarà appunto la necessità però di non, come dire, di non far prevalere la gelosia, di non far prevalere sentimenti negativi in questa relazione. Dovrete autodisciplinarvi, cioè cercare di controllare il vostro istinto un po' guerresco, cioè in ambito sentimentale io vedo molto questa forza insieme al 7 di bastoni come il consiglio di far prevalere la ragionevolezza su dei sentimenti, diciamo, di gelosia, di possibile fraintendimenti che ci possono essere fra voi e il vostro partner. Questo vi permetterà appunto di andare serenamente alla fine del mese con un bellissimo festeggiamento, un'uscita insieme, una vacanza, un qualcosa di concreto anche nel lungo periodo, perché il 4 di bastoni è proprio una carta di stabilità anche a livello proprio se si parla di relazioni. Quindi anche nel caso amoroso, qui bisogna fare affidamento a Smertrios, mi raccomando, autocontrollo, questa è la parola chiave di questo mese per tutti voi. Se siete già in una coppia di lungo periodo, anche qui comunque ci sono dei lavori da fare insieme, un nuovo progetto che porterà a una stabilità ancora maggiore nella coppia, che però appunto anche in questo caso necessiterà da parte vostra un forte disciplina, una forte volontà, un forte, ehm, un forte autocontrollo. Per tutti qualcosa di nuovo che arriva nella vostra vita, che sarà interessantissimo, che sarà molto eccitante, che necessiterà però disciplina, lavoro per portare
risultati concreti nella vostra vita. E adesso vediamo il consiglio dell'oracolo degli alberi, compiti a casa, come dico sempre, e abbiamo l'abete sicta. Questa è una carta interessante perché è un albero particolare, è un abete, però come vedete ha una base da cui partono dei tronchi, più di uno. Quindi è come se a un certo punto in questo mese avrete, come indica anche il 2 di bastoni, la possibilità di scegliere fra più opzioni, fra più cammini per ottenere appunto i vostri obiettivi, per concretizzare, diciamo, l'opportunità che viene manifestata all'inizio mese con l'asso di denari. E questa carta dell'albero dell'abete sicta vi sta dicendo di pianificare accuratamente, di scegliere accuratamente l'opzione che vi porterà i frutti, cioè nel senso avrete da scegliere tra varie opzioni e vi dice questa carta appunto di fare attenzione, di selezionare in maniera accurata. È comunque una carta di successo, di riuscita, quindi ci sono dei frutti, ci sono delle opzioni davanti a voi, ci sono delle opportunità questo mese, fate le vostre scelte e mi raccomando, disciplina, perseveranza e autocontrollo. Bene, se vi è piaciuta questa lettura vi invito a mettere il like al video, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi e noi ci vediamo presto. Ciao! Eccoci arrivati alla terza variante, quella del quarzo rosa, e vediamo subito le energie per tutto il mese con i tarocchi celtici. E abbiamo la quercia. La quercia è una pianta bellissima, forte, estremamente importante nella cultura celtica. Siamo nella stagione della primavera, in questo caso, perché nei tarocchi celtici dividono i semi in stagioni. Quindi abbiamo 4 stagioni, in questo caso abbiamo la quercia nella stagione della primavera, quindi dei fiori. È una carta interessante perché la quercia è una pianta, secondo la cultura celtica, con una qualità particolare, fa da tramite fra il terreno e il divino e fa sì che l'energia cosmica venga trasmutata in modo che sia accessibile agli esseri terreni, perché altrimenti l'energia sarebbe troppo forte e quindi dannosa per noi. Inoltre è una pianta che dà più di quello che riceve, vuol dire che in questo approccio trasmutativo diciamo che emette più energia di quella che riceve, quindi è il simbolo della generosità per un certo verso, di dare, del dare in maniera fiduciosa, perché comunque come dire, il messaggio è che dando poi si riceve, ecco, più diamo, più riceviamo. Vediamo adesso la carta dei tarocchi corrispondente e abbiamo il 7 di spade. E questa è una carta un po' del portar via, no? Della mancanza. Quindi ci può essere appunto qualcosa che diamo via in questo mese che ci viene a mancare perché ci è portato via da qualcuno o comunque dobbiamo fare attenzione a che la nostra generosità non sia mal riposto o che comunque mettiamola così, soppesiamo bene a chi dare la nostra energia. Adesso vediamo però i dettagli con le carte dei tarocchi magari.
appunto c'è un messaggio ancora più specifico. Il mese di giugno per voi inizia con il 10 di coppe, il re di bastoni e il paggio di denari. A metà mese abbiamo l'imperatrice, il re di spade e la regina di spade. Poi abbiamo a fine mese il cavaliere di denari, il paggio di coppe e finiamo con il 9 di coppe. In realtà è un bellissimo mese legato a voi insieme a una persona a cui siete molto affini, molto legati, perché ci sono entrambe il re e la regina di spade, che indica in questo caso direi proprio sento una coppia che permette diciamo una relazione estremamente ricca, estremamente creatrice con la imperatrice accanto. Però andiamo per gradi. Dunque il mese inizia molto bene perché inizia col 10 di coppe, che appunto è un po' il simbolo della soddisfazione emotiva al massimo. C'è appunto disegnata addirittura una famigliola, quindi anche in generale una carta di soddisfazione emotiva con la comunità di cui si fa parte, che può essere la famiglia, che può essere una comunità più grande, anche al lavoro. Voi siete simboleggiati dal re di bastoni, quindi una persona molto attiva, molto innovatrice, molto energica, che guarda questo 10 di coppe, quindi ha come dire, un collegamento con questa comunità molto, molto felice, molto soddisfacente e ha in mente questo re che poi vi rappresenta, voi avete in mente appunto un'opportunità, un progetto che volete ehm, manifestare, no? Perché il paggio di pentacoli è un paggio che ha un qualcosa da investire, in questo caso il pentacolo, qualcosa, vuole investirlo in un progetto concreto, in un progetto che abbia un risultato tangibile per la comunità attorno a sé, soprattutto in questo caso. E di questa comunità direi che fa parte una persona con cui siete molto affini, soprattutto dal punto di vista intellettuale, perché siete rappresentati entrambi da il simbolo della spada, quindi si parla di comunicazione, si parla di razionalità, di pianificazione, di decisione. Siete due persone che possono essere una coppia sentimentale, come può essere un partner al lavoro, come può essere un amico o un'amica vostro o vostra, che appunto vi permette di creare continuamente progetti, di avere una vita creativa, di avere una vita piena di risultati tangibili, con cui lavorate molto, molto bene, perché appunto siete accanto alla imperatrice, che è una carta di produzione, di, ehm, di creazione, di generosità, un po' come appunto la carta della quercia. È una partnership che avete, che è molto proficua e che vi permette di creare nuovi progetti, nuove attività, nuovi risultati nella vostra vita. Eh, a fine, ehm, a fine mese vi vedo progredire verso
soddisfazione emotiva molto importante, perché siete rappresentati dal Cavaliere di Denari, che è diciamo la carta di un progresso costante, determinato, e sta andando verso il 9 di coppe, che è la carta della soddisfazione, proprio anche del piacere tangibile, anche molto terreno a volte. Nel mezzo abbiamo questo paggio di coppe, che può indicare appunto un'occasione di piacere, un'occasione, un invito, un'offerta che farà molto piacere, e che vi permetterà di avere una forte soddisfazione emotiva. Io direi che in questo caso, quindi il 7 di spade, lo lego molto alle due carte del re e della regina di spade. Non la vedo in maniera negativa in questo caso come una sottrazione, però più che altro una necessità di pianificazione, di essere strategici, perché queste due sono carte molto strategiche, che usano molto il cervello per guardare lontano, per guardare al futuro. Soprattutto la regina, io la vedo come una persona della visione molto, molto lunga, una persona che vede lontano, e il re è quello che poi attua questa visione. Quindi in generale direi che è un mese per voi molto proficuo, molto generoso di energia, generoso di progetti, generoso di idee, come indica anche il paggio di coppe e il paggio di denari. C'è un nuovo progetto nell'aria, dovrete essere molto strategici, magari non rivelare, diciamo, le vostre idee subito, essere un pochino cauti, come indica il 7 di spade, però appunto vi vedo programmare dei progetti che saranno utili per voi, ma anche per le persone attorno a voi, con il 10 di coppe. Pensate anche agli altri, questo è un po' il concetto della quercia, no? Questa pianta così generosa che dà più energia di quella che prende. Dal punto di vista lavorativo, appunto, ci sono dei progetti che avete dei progetti in testa che hanno dei benefici per tutti gli appartenenti al vostro team, oppure per i vostri clienti. Comunque è un progetto di ampio respiro, riuscirete come dire, pianificarlo insieme a una persona accanto a voi con cui siete molto affini in questo lavoro, e vi permetterà di progredire per tutto il mese, e a fine mese otterrete un'intuizione, ma anche può essere un'offerta, un invito che vi farà molto piacere, che sarà legato a questo progetto che avete in testa, questo cammino che volete intraprendere fin dall'inizio del mese. Dal punto di vista sentimentale vi vedo legati a una persona molto affine a voi, no? Come ho detto fino adesso, cioè questa regina e questo re di spade sono due persone che sono estremamente legate, con cui potete costruire una relazione molto frizzante anche. Io vi vedo molto positivi, molto ricchi, molto allegri in questo mese con questa persona. La imperatrice rappresenta la vostra carica anche sensuale, il vostro charm che esercitate nei confronti del vostro partner. Vedo una famiglia per chi è in una relazione stabile,
Ci possono essere anche appunto per alcuni di voi dei bambini in arrivo, perché vedo appunto l'imperatrice insieme ai due paggi, può indicare per alcuni di voi proprio una gravidanza o comunque delle attività da fare con i vostri bimbi. Vedo molto piacere. Se siete in una coppia stabile, posso vedere delle attività insieme ricreative, delle attività che fanno piacere a tutta la comitiva, diciamo. Se siete appunto in una relazione o in un singolo, eccetera, vedo appunto molte attività, molte uscite, un invito romantico con qualcuno che è molto simile a voi, con cui vi trovate molto bene, anche se la coppia di spade è sempre, come dire, molto razionale, quindi non vi aspettate un grande romanticismo perché appunto è un seme di più razionale che altro, un po' freddino dal punto di vista romantico, però vedo un incontro romantico per chi è single, può essere anche una relazione magari non aperta al momento con il set di spade, qualcosa che diciamo non viene molto esposto alla luce. Però per tutti vedo sicuramente tanta energia che riempie la vostra vita in questo mese, che vi permetterà di produrre risultati soprattutto legati all'emotività in maniera ehm, molto soddisfacente, perché abbiamo tante coppe che indicano proprio una forte soddisfazione emotiva. Vediamo adesso il consiglio dell'oracolo degli alberi per questo mese, i compiti a casa, e abbiamo l'alloro. Questa è la carta, no? L'alloro è il simbolo, la pianta cara d'Apollo, che è una carta di solarità, come la quercia, di arte, di espressione di sé, artistica, no? Vedete, entrambe le carte hanno un'arpa, quindi è sicuramente un mese molto creativo, e anche la carta dell'alloro indica creatività, seguire la propria creatività, e soprattutto riconoscere il proprio valore, perché appunto è una carta di successo anche l'alloro, è una carta di beneaugurante, però appunto dovete, come dire, riconoscere il proprio valore. Ecco, questo è un po' il consiglio di questa carta. Avete tante qualità, riconoscetele. E questo vi porterà sicuramente a esprimervi ancora meglio. Io vedo tra l'altro tanti simboli proprio dell'arte, con l'imperatrice, che è la carta per antonomasia della creatività, l'arte e la creatività della quercia e dell'alloro. Quindi sicuramente è un mese ricco di soddisfazione, soprattutto dal punto di vista dell'arte, quindi per gli artisti, per gli scrittori, per coloro che hanno la necessità di esprimere se stessi, vedo molti riconoscimenti. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!